Ed è interessante vedere che comunque tutte le superstizioni sono sempre legate a un momento in passato di pericolo, di morte, di vulnerabilità, ecco. La paura di essere vulnerabili. Quindi Esatto. il gatto Di nero non si sì, vede al buio, la eh, morte, la sì. pioggia. Anche perdite economiche, un elemento che è ricorrente e che ricorre nella prossima superstizione, che è quella del sale. Rovesciare la saliera porta sfortuna, no? In questo caso c'è l'elemento economico, giusto? Certo, Mm-mm. perché in passato il sale era molto costoso. A ottenere il sale, soprattutto in Italia, è molto difficile perché appunto si deve estrarre dal mare, quindi è molto costoso. Non a caso c'è la parola salario. La parola Giusto. salario, quindi lo stipendio, ha la radice proprio di sale, perché sale era un elemento appunto di ricchezza Sì. nell'antichità. E quindi perdere il sale sulla tavola è una perdita economica. E mi fai pensare anche all'aggettivo salato, che ovviamente letteralmente significa che un cibo è sapido, molto sapido, ma è anche usato per dire che qualcosa costa tanto. Quindi, per esempio, un conto, siamo al ristorante, no? Chiediamo il conto è salato. Significa che è molto alto, dobbiamo pagare tanti soldi. Un'altra cosa che è salata è la multa. Le multe sono salate, no? Se guidiamo male, le multe sono Perché salate. appunto un cibo pieno di sale, ricco di sale, nell'antichità era costoso, era Sì. molto costoso e quindi si dice effettivamente in italiano un conto salato, una multa salata. Questo del sale, devo dire, anche per me è una superstizione molto forte e non so se sei d'accordo, però ha dato vita anche a un'abitudine proprio in Italia, cioè ogni volta che si è a cena o a pranzo, si sta condividendo un pranzo insieme, il sale, capita spesso di chiedere il sale per condire, ma non si passa mai mano a mano. Di solito il sale si tende in Italia a metterlo, ad avvicinarlo sul tavolo, quindi evitare il passaggio dalla mano all'altra delle due persone, proprio perché passando di mano in mano potrebbe cadere e portare sfortuna. Quindi non so se sei d'accordo, però spesso capita a Sì, tavola di dover passare il sale e si passa sì, sul esatto, sì. tavolo. Più che si passa, mi dà l'idea che si avvicina alla persona che lo ha chiesto, cioè te lo metto più vicino, poi lo prendi tu, perché se cade Esatto. io non voglio avere alcuna responsabilità. È molto interessante, anche come propria abitudine a tavola. Sì, sì, è vero. E una cosa che adesso, visto che ne parliamo, la menziono, non so se abbia a che fare con la superstizione o no. Fatto sta che nell'ultima cena di Leonardo compare una saliera rovesciata e questa saliera Leonardo la disegna, la raffigura davanti a Giuda. Vediamo se... Allora, da questa immagine qui non si vede benissimo. Avrei dovuto cerchiarla in qualche modo perché si vede poco. Però andate a guardare, fate una ricerca voi su internet e andate a cercare questo particolare del quadro, così per curiosità personale. C'è proprio una saliera rovesciata davanti a Giuda. Grazie Lucrezia, non conoscevo questo dettaglio. Molto Hai visto? interessante. Eh sì, chissà, forse questa superstizione forse era già diffusa ai tempi di Leonardo e quindi così ha voluto segnalare il presagio di tradimento, non lo so. Però fatto sta che nel quadro c'è questo elemento e poi voi potete leggere e interpretare questa cosa come preferite. E poi interessate anche nel sale l'antidoto che uno può utilizzare se cade il sale sulla tavola. E
si dice, se non sbaglio, che se il sale cade sulla tavola, per sconfiggere questa superstizione bisogna prendere un po' del sale e buttarlo dietro le spalle, 3 volte mi sembra. Sai che non so quante Neanch'io, volte? Non anche io conosco il non. numero esatto. Ecco, perché adesso su questo del sale è una cosa che noto sempre, però ecco, non mi è mai capitato poi di fare anche il rito scaramantico contro, diciamo, la superstizione. Diciamo, questo non lo faccio, però so che in alcune parti d'Italia c'è anche questa tradizione, no? Che se il sale cade, allora bisogna lanciarlo dietro le spalle, così da sconfiggere la superstizione. Interessante. Sì, esatto, molto, proprio perché ormai diciamo, il danno è fatto, cerchiamo di rimediare in qualche modo Certo. buttandoci dietro il sale. Se questo argomento ti interessa, ti invito a guardare il video completo.